Flambè a tutti ragazzi e benvenuti sul nostro canale. Siamo qui oggi perché qualche giorno fa su Instagram vi abbiamo posto delle domande. La prima domanda è stata: quale dei nostri singoli inediti avete preferito finora? Things I Don't Deserve oppure Uncover? In massa avete risposto Things I Don't Deserve. E a questo proposito vi abbiamo fatto un'altra domanda, ovvero: volete saperne di più su Things I Don't Deserve? Il riscontro che abbiamo avuto per questa domanda è stato altissimo. Ebbene, oggi siamo qui per darvi la spiegazione di come è nata Things I Don't Deserve e di tutte le curiosità che ci sono al suo interno. Things I Don't Deserve, il nostro primo singolo, il trampolino di lancio degli Zowies verso l'infinito e oltre, o quantomeno un gran bel salto. Era il lontano settembre 2017. Io lavoravo qui a Roma da un po'. Stefano non era nemmeno minimamente nei nostri pensieri. E Gian era ancora uno sbarbatello, alle prese con i primi corsi universitari e la vita lontano da casa. Parlammo già più e più volte io e Gian riguardo l'idea di mettere insieme un gruppo o un qualcosa del genere. Certo, non avevamo un nome, non avevamo un posto dove provare, nemmeno la minima idea di cosa fare o non fare, ma avevamo idee e ne avevamo tante. Un mattino, il 20 febbraio 2017, Gian mi inviò 2 registrazioni, 2 nuovi pezzi che scrisse quella stessa mattina, dicendomi: volevo sperimentare su un genere crudo, scrisse, ma comunque acustico e semplice da suonare in live. Il motivo per cui inizialmente puntavamo ad un genere acustico era che, essendo soltanto in 2, sarebbe stato molto più semplice da portare ai concerti e ai live, non essendo un genere troppo gonfio a livello strumentale. Altrimenti, provate ad immaginare la scena. Avreste dovuto vederci suonare una gran cassa con i piedi, mentre magari cantavamo e suonavamo il sax mi avete capito. Insomma, una di queste 2 registrazioni era proprio questa fatidica Things I Don't Deserve. Io pensai: cavolo, colpito e affondato. L'ascoltai probabilmente una decina o una ventina di volte. Aveva un grande potenziale, io me lo sentivo. Io ne sapevo molto poco di quel genere effettivamente, ma sapevo che quel pezzo doveva essere nostro. Quel sound, quegli accordi, quel ritmo ci appartenevano ancora prima di formare il gruppo, ancora prima di realizzare che avremmo potuto lavorarci su e lanciarlo da qualche parte. E così fu. Nacquero finalmente gli Zowies. Lo suonammo in qualche live e piacque, ebbe un grande riscontro. Le persone, quando lo sentivano, battevano le mani a tempo. Ci chiedevano il nome per poterlo sentire online, per cercarlo, e ne fischiettavano il motivetto, andando via felici. Steph entrò a far parte del gruppo ufficialmente come bassista e producer. E qui il progetto iniziò finalmente a prendere forma. Nacquero effettivamente gli Zowies come li conosciamo oggi. Iniziamo a parlare di questi brani, ad ascoltarli a ripetizione. E di Things I Don't Deserve pensammo addirittura di volerlo come primo singolo di questa band. Il nostro perfezionismo per questo primo singolo ci ha tenuti sulle spine in un lungo e faticoso lavoro di registrazione e produzione, durato mesi e mesi. Mesi in cui però abbiamo anche avuto modo di conoscerci meglio tra di noi e soprattutto entrare in confidenza con questo nuovo membro ed amico, Steph, in modo da capire insieme come lavorare bene senza che le nostre idee si sovrastassero. Pensate che in Things I Don't Deserve ogni strumento che sentite è nato dall'unione di 3 idee, amalgamate tra di loro fino a raggiungere un sobrio equilibrio chimico, fino al raggiungimento dell'armonia perfetta. La linea di basso, in particolare, fu la prima composizione in assoluto sulla quale lavorammo tutti e 3 insieme, amalgamando le 3 idee differenti in una sola che le comprendesse tutte. Registrammo più di 4 versioni differenti,
di questo brano, aggiungendovi ogni singolo strumento che poteva anche soltanto lontanamente suonarvi bene. Avremmo probabilmente aggiunto anche dei fagotti, se ne avessimo avuti. Purtroppo però qualcosa non andò come previsto. Facemmo lo stupido, anzi stupidissimo errore di annunciare una data, convinti di aver terminato il lavoro, per poi renderci conto che volevamo cambiare tutto e non avevamo più il tempo fisico né la forza di poterlo fare. Il nostro perfezionismo e la nostra cura maniacale ci ha portati a lanciare un brano molto più scarno di quanto non avremmo voluto. Questo per la paura che potesse non piacere quella forma troppo gonfia e carica che invece avevamo in mente, e lo abbiamo così denudato fino a renderlo quasi neutrale. Di questo, tutt'oggi, ne discutiamo ancora molto spesso. Siamo oramai tutti e tre d'accordo sul voler rivisitare il brano prima di pubblicarlo definitivamente su tutti gli store online e i siti di streaming, ed inserirvi tutto quello che in principio abbiamo tolto per paura di renderlo troppo carico, in modo così da rendergli finalmente giustizia e magari anche di aggiungere qualcosa in più. Da questo abbiamo imparato una grande lezione, ovvero mai lanciarsi se si ha troppa paura di cadere. A volte nella vita serve rischiare un po' di più, anche se non si è sicuri del risultato. Posso assicurarvi che qualunque cosa è meglio della neutralità. Di questo possiamo esserne certi. Things I Don't Deserve resta nella sua incompletezza un pezzo unico nel suo genere, un pezzo che nonostante tutto ti entra in testa e ti fa ballare e cantare come se lo avessi sempre conosciuto, come se fosse la ninna nanna che nostra nonna o nostra mamma ci cantava quando eravamo piccoli. Un pezzo che letteralmente, per la prima volta al mondo, porta con sé la nostra essenza, la nostra storia ed il nostro nome. Io sono Andre, il chitarrista principale della band, e questa era la storia di Things I Don't Deserve, il brano che ha presentato al mondo gli Zoe. Ma prima di lasciarvi, voglio darvi un ultimo regalo. Vi farò sentire quella registrazione che mi inviò Gian nel lontano febbraio del 2017. Spero che il brano vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia piaciuto. Un abbraccio. Need a brand new lover, need something more than a friend. You're 5 steps closer, you can write your name on a sand. And sometimes I choose to leave for someone else. Oh no, so I take my unshade out from your cold hands and ask you if you like to dance alone just as dear friends. That's the first of 100 things I don't deserve.